Ciao a tutti amici di Italia Squisita, sono Davide Civitiello ed oggi ci troviamo alle pendici del Vesuvio. Siamo precisamente a Torre del Greco, in una casa di campagna. Questo sarà un video veramente speciale perché si parlerà della cottura della pizza, nei vari metodi, quello a legna, gas e anche elettrico nel forno di casa. Vi mostrerò come cuocere meglio in ogni tipo di forno, quali sono i segreti e i trucchi da apprendere, ma soprattutto quali sono le differenze in ogni tipo di pizza. Prima però ho due cose da dirvi, sono emozionatissimo. La prima è che stiamo mandando in stampa il mio primo libro. Si chiamerà La pizza fatta in casa con Davide Civitiello. Dentro c'è davvero tutto, la mia storia e tantissime ricette e tecniche di impasto, dalla pizza tradizionale a quella contemporanea. E all'interno avrò anche un ospite speciale, lo chef Antonio Sorrentino. Seconda notizia, prendete carta e penna, salvatevi questa data, 20 novembre ci sarà il webinar live con Italia Squisita. In questo webinar parleremo naturalmente di pizza fatta in casa e non solo, ma soprattutto avete la possibilità di interagire con me live. Ed ultima cosa, solo gli iscritti a questo webinar avranno diritto allo sconto prevendita del mio libro. Ma adesso andiamo subito a parlare dell'argomento di oggi, la cottura della pizza. Oggi l'impasto è già pronto, un impasto che ho pensato per portare sempre di più la pizza tradizionale vicino a quella contemporanea, quindi una pizza tradizionale che ha il bordo alto, che spiegherò come si fa all'interno del nostro webinar. È molto importante che capite che per cuocere una buona pizza abbiamo bisogno di tre elementi: il raggiamento, quindi il calore che arriva dall'alto, conduzione, quindi il calore che arriva dal basso, e la convenzione, che è il calore che si crea tra l'alto e il basso. Il forno a legna ovviamente è quello che esprime al massimo questi tre elementi. Come vedete, già partendo dal suolo abbiamo una temperatura dei 350-400 gradi fino ad arrivare alla volta che è anche 500 gradi. Ovviamente quando inforniamo le nostre pizze le andiamo a infornare su un biscotto di Sorrento o un mattone refrattario. Quello che alimenta il calore, che le fa calde, logicamente nel forno a legno è la brace, in questo caso, che riscalda il mattone, che ci fa da conduzione alla nostra pizza. Una volta stesa con lo stile napoletano una buona pizza margherita, andiamo ad infornare e in 90 secondi sarà cotta. Essendo che il forno a legna è un forno dinamico, quindi con una fiamma viva, abbiamo bisogno sempre di girare la nostra pizza in modo da avere sempre una cottura uniforme e regolare. Trascorsi i nostri 90 secondi otterremo un cornicione gonfio, dorato ma soprattutto asciutto e siamo pronti per uscire dal nostro forno. All'uscita del forno la nostra pizza starà proprio al centro tra il croccante e il morbido, mentre la particolarità è che sotto alla nostra pizza ci risulterà leopardata come da tradizione napoletana. Ed ora passiamo alla cottura con un forno a gas. Per cuocere la nostra pizza utilizzeremo un forno di ultima generazione Onico da 16 che simula perfettamente la cottura come se fossimo in un forno a legna. Anche in questo forno a gas abbiamo il raggiamento, conduzione e convenzione più la temperatura, quindi riusciamo a cuocere una pizza perfettamente come se fosse in un forno a legna a 450 gradi. L'unica cosa che possiamo vedere è che abbiamo un suolo leggermente più basso, essendo che non abbiamo brace. Anche nel forno a gas, come per il forno a legna, bisogna girare la pizza, anche perché, come vedete, nel forno a gas avete una fiamma ad L, quindi che circonda la pizza, quindi rischiate di cuocere più la pizza dentro e meno fuori, quindi è importante girare la nostra pizza e aspettare che cuoce in maniera uniforme. Come potete vedere, anche nel forno a gas la nostra pizza cuoce per circa 90 secondi, il cornicione è bello gonfio, la pizza è bella dorata e anche sotto ha una cottura uniforme, pur non avendo un mattone molto caldo come quello a legna. Sicuramente ora in tanti mi direte che nel forno a gas si perde la magia del fuoco, del fumo, della legna. Sfatiamo un mito: con un forno a legna ben esposto e un pizzaiolo competente, la pizza non toccherà mai il fumo perché è protetta da una barriera d'aria. Ed ora passiamo alla pizza più riprodotta in tutte le case italiane, la pizza nel forno elettrico. Quando parliamo di forni elettrici, innanzitutto dobbiamo impostarli tutti alla massima temperatura, che normalmente in un forno di casa sono 250 gradi, ma quelli di nuova generazione arrivano anche oltre 280-300. Mettiamo la pietra refrattaria all'interno del forno, la posizioniamo sempre al centro o un pochettino più alta e impostiamo il nostro forno in modalità ventilata. Questo ci permetterà di avere una temperatura reale più alta. Inforniamo la nostra pizza all'interno del forno e cuocerà alla massima temperatura per circa 5-7 minuti.
L'impasto per una buona pizza fatta in casa è leggermente differente. Per chi ancora non l'ha visto, trovate il mio video qui all'interno del canale Italia Squisita. A differenza del forno a legna e quello a gas, all'interno del forno elettrico dobbiamo girare meno la pizza, perché aprendo e chiudendo la nostra porta il forno perde di temperatura. La gireremo massimo 1 o 2 volte. Quando vediamo che il nostro bordo inizia a colorarsi, ad imbrunire, siamo pronti per tirarla fuori dal nostro forno. Ed ecco qua la margherita fatta nel forno di casa. Come potete notare, il cornicione si è gonfiato leggermente meno, il colore è leggermente diverso e soprattutto è molto più croccante. Sotto, pur utilizzando una pietra refrattaria, non riusciamo ad avere la stessa leopardatura del forno a legna, ma è classico, abbiamo 200 gradi in meno. Anche se impostiamo il forno alla massima temperatura, quindi 250 gradi, la pietra refrattaria non raggiungerà mai tutti i 250 gradi, ma resterà sempre sui 200 gradi. Questo è il motivo che la nostra pizza cotta nel forno elettrico di casa non sarà leopardata come quello a legno o a gas. In questo video abbiamo visto come è possibile cuocere la pizza in forno a legna o a gas elettrico, ma siamo solo all'inizio, perché vi aspetto tutti il 20 novembre per parlare di impasti e cotture nel mio webinar. Un saluto a tutti voi amici di Italia Squisita, da Davide Civitiello, da Torre del Greco. Un abbraccio a tutti.